Lezione 1. Scelte di acquisto. In centro c'è tutto ciò di cui ho bisogno per fare shopping. Sembra fantastico. Che tipo di negozi ti piace visitare? Ci sono boutique uniche, librerie e persino mercati alimentari artigianali. Adoro le boutique locali. Spesso hanno articoli davvero interessanti. Sì. Puoi trovare pezzi unici che non puoi trovare online. È vero. Tuttavia, di solito acquisto online per comodità. Fare shopping online è sicuramente comodo, soprattutto quando si hanno impegni. Sì, ma a volte mi manca l'esperienza di curiosare nei negozi. Capisco. C'è qualcosa di speciale nel vedere e toccare fisicamente i prodotti. Esatto. Inoltre, spesso puoi trovare personale cordiale pronto ad aiutarti. Questo è un aspetto positivo dello shopping di persona, rende l'esperienza più piacevole. Ti senti mai sopraffatto dalle scelte quando fai la spesa in centro? A volte. Con così tante opzioni, può essere difficile decidere. Sono d'accordo. Spesso faccio una lista prima di andare a fare la spesa per rimanere concentrata. Sembra una strategia intelligente. Aiuta a evitare gli acquisti impulsivi. Sì, e fa risparmiare tempo, il che è sempre un vantaggio. Quindi, pensi che dovremmo esplorare insieme altri negozi locali? Assolutamente sì. Sarà divertente scoprire nuovi posti e sostenere le attività commerciali locali. Fantastico! Organizziamo presto una giornata di shopping. Lezione 2. I vantaggi dell'energia solare. Ho sentito dire che i pannelli solari possono addirittura generare elettricità in eccesso. Sì, è vero. È una caratteristica impressionante della tecnologia solare. Come funziona esattamente? Quando i pannelli solari raccolgono più luce solare del necessario, possono rimettere l'elettricità in eccesso nella rete. Quindi, in un certo senso, i proprietari di casa possono guadagnare soldi dai loro pannelli solari? Esatto. Si chiama net metering. Ti permette di ottenere un credito per l'energia prodotta in eccesso. Sembra un investimento intelligente. Ci sono molte case che utilizzano pannelli solari? Sì, sempre più persone stanno passando alle energie rinnovabili. Capisco perché. Riduce le bollette elettriche e fa bene all'ambiente. Assolutamente sì. Inoltre, riduce la dipendenza dai combustibili fossili. Hai mai pensato di installare pannelli solari nella tua casa? Ci ho pensato. Il risparmio a lungo termine è davvero allettante. E il costo iniziale? L'installazione è costosa? Potrebbe esserlo, ma spesso sono disponibili incentivi e crediti d'imposta. Questo lo rende più accessibile. Dovrei informarmi sulle opzioni nella nostra zona. Sì, vale la pena informarsi. Molte aziende offrono anche piani di finanziamento. Apprezzo i tuoi spunti. L'energia solare sembra una soluzione brillante. È proprio così. Adottare le energie rinnovabili può portare a un futuro più sostenibile.
Incoraggiamo anche altri a prendere in considerazione l'energia solare. Lezione 3. Idee per spuntini salutari. Hai mai pensato che gli spuntini possano essere davvero salutari? Assolutamente sì! Ho scoperto che la frutta secca è un'ottima scelta. È nutriente e saziante. La frutta secca è meravigliosa. Quale tipo preferisci? Le mandorle sono il frutto che più mi piace. Sono ricche di vitamine e minerali. Sono d'accordo. Le mandorle sono deliziose. Le hai mai provate con lo yogurt? Sì, certo. Crea una fantastica combinazione di sapori e consistenze. Sembra delizioso. Che ne dici della frutta fresca? La frutta fresca è un'ottima aggiunta. Aggiunge una dolcezza naturale a qualsiasi spuntino. Immagino che abbinare lo yogurt ai frutti di bosco sarebbe una vera delizia. Esatto. Il sapore aspro dello yogurt si sposa alla perfezione con la dolcezza dei frutti di bosco. Che ne dici di aggiungere un po' di frutta secca a questo mix? Oh, questo renderebbe lo spuntino ancora più speciale. Un tocco croccante non guasta mai. Adoro la versatilità di questi snack. Sì, puoi mescolare e abbinare per creare ogni volta qualcosa di nuovo. Hai sperimentato diversi tipi di frutta e noci? Io sì. Una volta ho preparato un parfait con strati di yogurt, mango e noci. Sembra squisito. Devo provarlo presto. Dovresti farlo. È rinfrescante e appagante. Secondo te, qual è il momento migliore per uno spuntino sano? In qualsiasi momento, davvero. Il pomeriggio è perfetto per mantenere alti i livelli di energia. Non potrei essere più d'accordo. Fare spuntini salutari aumenta sicuramente la produttività. Esatto. È una situazione vantaggiosa sia per la salute che per il gusto. Sicuramente aggiungerò più snack di questo tipo alla mia dieta. Lezione 4. Il dilemma della prenotazione. Ho deciso di soggiornare all'hotel La Charminte per il mio prossimo viaggio. Sembra delizioso. Quando pensi di arrivare? Arriverò venerdì prossimo. Potresti prenotare per me? Certo. Quante notti rimarrai? Ho intenzione di fermarmi per 3 notti. Spero che non sia un problema. Assolutamente no. Preferisci una tipologia di camera specifica? Gradirei una camera con una bella vista. Magari con vista sull'oceano. Ottima scelta. Non mancherò di richiederla per te. Grazie. Ti sarei molto grato se potessi occuparti di questo. Prego, me ne occuperò subito. Cosa succede se non hanno disponibilità? Per sicurezza, controllerò le alternative disponibili nelle vicinanze. Apprezzo la vostra diligenza. È rassicurante sapere di poter contare sul vostro aiuto. Mi piace aiutarti. Mi fa sentire importante. Sei davvero importante. Non potrei farcela senza di te.
Sei troppo gentile. Ti terrò aggiornato sullo stato della prenotazione. Fatelo. Non vedo l'ora di fare questo viaggio. Sarà un'avventura. Hai altri programmi mentre sei lì? Spero di esplorare le attrazioni locali e di gustare un po' di cucina deliziosa. Sembra fantastico. Devi assolutamente provare il pesce che servono lì. Hanno la fama di essere eccezionale. Seguirò il tuo consiglio. Grazie per i suggerimenti. Lezione 5. L'eredità del canottaggio. Hai mai pensato a come il canottaggio sia diventato uno sport di spicco in Canada? Ci ho pensato. Sembra davvero intrigante, non è vero? Esatto. Tutto ebbe inizio con le tradizioni inglesi importate dai coloni. Ha senso. Il canottaggio deve essere stato un modo per entrare in contatto con la propria terra natale. Assolutamente sì. I primi canadesi lo abbracciarono, rendendolo un elemento fondamentale della loro cultura sportiva. Li immagino mentre gareggiano sui laghi, pieni di entusiasmo e di spirito. Sì, e il cameratismo tra i vogatori doveva essere qualcosa di speciale. Oh, me li immagino mentre si incitano a vicenda. Deve essere stato uno spettacolo. E immaginate le gare. Dovevano attirare un pubblico numeroso. L'entusiasmo per le gare deve essere stato davvero contagioso. È affascinante come uno sport possa unire le persone, anche di culture diverse. Esatto. Il canottaggio è diventato un ponte tra tradizioni e nuovi inizi. E non dimentichiamo l'influenza dei club di canottaggio che spuntavano ovunque. Questi club devono aver avuto un ruolo significativo nella promozione di questo sport. Sì, hanno creato una comunità in cui gli appassionati potevano riunirsi e competere. Chissà se qualcuno di quei club originali esista ancora oggi. Alcuni sì. Hanno una storia ricca e continuano a promuovere questo sport. Quanto è meraviglioso che queste tradizioni durino nel tempo. Lo è davvero. Il canottaggio rimane una testimonianza dello spirito di perseveranza e unità. Sono d'accordo. È straordinario come una semplice barca possa portare con sé un'eredità così grande. Si tratta infatti di un'eredità che vale la pena celebrare, sia in Canada che altrove. Lezione 6. Teorie antiche. Hai mai pensato a quante idee hanno avuto origine nell'antica Grecia? Certamente. Il loro contributo alla scienza e alla filosofia è notevole. Una teoria in particolare ha cambiato il nostro modo di concepire il mondo. Ti riferisci alla teoria degli elementi? Esatto. Fu reso popolare per la prima volta da uno scienziato dell'antica Grecia. Quello scienziato era Empedocle, giusto? Sì, egli sosteneva che tutto è costituito da 4 elementi: terra, acqua, aria e fuoco. È affascinante come queste idee abbiano gettato le basi per la scienza moderna. Esatto. La sua teoria sembra semplicistica per gli standard odierni. Tuttavia, per l'epoca era una cosa rivoluzionaria. Immaginate di discutere di tali concetti senza la tecnologia moderna. Posso solo immaginare i dibattiti che devono aver avuto. Probabilmente erano molto appassionati.
A quei tempi la scienza era un mistero. Assolutamente. Ogni scoperta deve essere stata monumentale. Secondo te, cosa ha ispirato Empedocle a sviluppare la sua teoria? Credo fosse curiosità. Cercava di spiegare il mondo che lo circondava. La curiosità è un potente motore motivazionale. È il motore dell'innovazione. Sì, è vero. Senza questi pensatori, non saremmo dove siamo oggi. Vero. Le loro idee hanno aperto la strada agli scienziati del futuro. È incredibile come la conoscenza si sviluppi nel tempo. Ogni generazione impara dal passato. Ed è questo che rende la scienza così entusiasmante. Mi chiedo quali teorie moderne saranno considerate antiche in futuro. Che pensiero intrigante! Il ciclo della conoscenza continua. È proprio vero. Siamo sulle spalle dei giganti. Lezione 7. La magia della musica. Devo dire che la chitarra suona davvero bene. Davvero, la musica crea un'atmosfera meravigliosa. Trovo fantastico quanto possa essere versatile la chitarra. Assolutamente sì, può riprodurre qualsiasi genere, dalla musica classica al rock. Hai mai provato a suonare la chitarra da solo? Ci ho provato, tuttavia, le mie competenze sono ancora piuttosto basilari. È un ottimo inizio. Tutti cominciano da qualche parte. Hai ragione, ammiro chi sa suonare bene. Ci vuole pratica, ma è incredibilmente gratificante. Immagino, che genere di musica ti piace suonare? Mi piace suonare musica folk. Ha un bellissimo elemento narrativo. Sembra affascinante. Mi piacerebbe molto sentirti suonare qualche volta. Sarei felice di suonare per te. Sarebbe un'esperienza divertente. Posso solo immaginarlo. Scrivi anche le tue canzoni? Ogni tanto scrivo testi. Tuttavia, comporre melodie è più impegnativo. È comprensibile. Scrivere musica è di per sé una forma d'arte. Certamente. Hai una canzone preferita che contiene una chitarra? Adoro Blackbird dei Beatles. Il lavoro di chitarra è semplicemente incantevole. Questo è un classico. La melodia ti rimane impressa a lungo anche dopo la fine. Certo, la musica ha un potere magico di unire le persone. Sono d'accordo. Può suscitare emozioni fortissime in chiunque. È uno dei motivi per cui amo così tanto la musica. La musica arricchisce davvero le nostre vite in tantissimi modi. Lezione 8. Il valore dell'amicizia. Ti sei mai reso conto di quanto sia importante sostenersi a vicenda? Significa sicuramente molto. L'amicizia consiste nell'esserci l'uno per l'altro. Esatto. Credo che i consigli siano uno dei doni più grandi che possiamo offrire. Sono d'accordo. Un buon consiglio può cambiare tutto.
È confortante sapere che possiamo contare sugli amici nei momenti difficili. Sì, rende le sfide meno scoraggianti, non è vero? Certo. Sapere che qualcuno ti sostiene è incredibilmente rassicurante. E a volte tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un orecchio che ci ascolta. Assolutamente sì. A volte abbiamo solo bisogno di sfogare le nostre frustrazioni. Capisco perfettamente. È bello condividere i nostri pensieri. E aiuta ad acquisire la prospettiva di qualcun altro. È vero, gli amici possono offrirci spunti di riflessione che noi stessi potremmo non cogliere. Hai mai ricevuto un consiglio che ti ha davvero cambiato la vita? Sì, una volta un amico mi ha detto di coltivare appieno le mie passioni. Questo è un consiglio meraviglioso. Seguire le proprie passioni può portare alla felicità. Sì, e da allora ho perseguito i miei interessi senza esitazione. È sorprendente come poche parole gentili possano motivarci. Certo, questo è il potere dell'amicizia e del sostegno. Tengo molto alla nostra amicizia. È inestimabile. La penso allo stesso modo. È bello sapere che siamo tutti sulla stessa barca. Ecco a voi tanti altri momenti di sostegno e risate. Lezione 9. Scegliere il soggiorno perfetto. Ho sentito dire che ci sono diversi bed and breakfast accoglienti tra cui scegliere. Sì, e spesso creano un'atmosfera affascinante. È vero. Un bed and breakfast può farti sentire come a casa, anche lontano da casa. Esatto, sono i tocchi personali a fare la differenza. Hai mai soggiornato in un bed and breakfast? Sì, certo. La colazione era deliziosa. A cosa servivano? C'erano dolci fatti in casa e frutta fresca. Era una festa. Sembra paradisiaco. Anche gli hotel boutique possono essere molto affascinanti. Esatto. Spesso hanno design e temi unici. Mi piace il carattere che offrono gli hotel boutique. Hanno sicuramente un fascino particolare. Ne preferisci uno rispetto all'altro? Penso che dipenda dall'umore. A volte desidero l'intimità di un bed and breakfast. Capisco. Altre volte, il lusso di un boutique hotel è allettante. Assolutamente sì. Entrambe le opzioni hanno il loro fascino. Hai trovato qualche posto specifico che stai prendendo in considerazione? C'è un grazioso bed and breakfast con splendidi giardini. Sembra fantastico. Una vista sul giardino sarebbe così rilassante. Sì, sarebbe perfetto per sorseggiare il caffè al mattino. E che dire dell'hotel boutique? Ce n'è uno con terrazza panoramica che offre una vista mozzafiato sulla città. Questa sì che è un'opzione fantastica. Il tramonto da lì deve essere mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Sarebbe lo sfondo perfetto per una serata romantica. Qualunque sia la tua scelta, sono sicuro che sarà un'esperienza memorabile. Sono d'accordo. Sembra che entrambi i posti offrano un soggiorno incantevole. Lezione 10.
comprendere la corruzione. Hai notato come la corruzione sembri essere un problema persistente in molte società? Sì, purtroppo ha senso. Spesso le persone pretendono più di quanto siano disposte a impegnarsi. Esatto. Crea un circolo vizioso difficile da spezzare. Molti individui si sentono in diritto di prendere delle scorciatoie, non è vero? Lo fanno. È frustrante vedere come questo influisca sulla fiducia nelle istituzioni. La fiducia è essenziale per una società sana. Senza di essa, tutto ne soffre. Mi chiedo perché alcune persone preferiscano la corruzione all'integrità. A volte si tratta di sopravvivenza. Le persone possono sentirsi disperate. È un punto valido. Le pressioni economiche possono portare a scelte sbagliate. Sì, e credo che l'istruzione giochi un ruolo significativo in questo. Sono d'accordo. Educare le persone all'etica può creare una società più onesta. È fondamentale promuovere i valori fin dalla giovane età. Come possiamo incoraggiare le persone a rifiutare le pratiche corrotte? Potrebbe essere utile avviare un dibattito aperto sulle conseguenze della corruzione. Anche la trasparenza nel governo è fondamentale. I cittadini devono vedere che il loro operato è responsabile. Assolutamente. Quando i leader agiscono con integrità, ispirano gli altri. È una battaglia impegnativa, ma il cambiamento è possibile. Sì, e ogni piccolo sforzo conta. Insieme possiamo impegnarci per un futuro migliore. Certo, tutto inizia con la consapevolezza e l'azione. Ecco un mondo in cui l'onestà prevale sulla corruzione. Lezione 11. Sport e abilità. Hai mai notato quante attività possiamo svolgere in questo parco? Sì, è meraviglioso. A volte vedo gente che gioca a baseball laggiù. Mi piace anche giocare a baseball. È molto divertente. Sembra entusiasmante. A dire il vero, ho più familiarità con il tennis. Davvero? Non sapevo che giocassi a tennis. Sì, sono un ottimo tennista, se così posso dire. È impressionante. Cosa ti piace di più del gioco? Adoro la strategia che si cela dietro. È come una partita a scacchi mentale. Lo capisco. Ogni mossa richiede un'attenta riflessione. Esatto, ed è anche un ottimo allenamento. Immagino. Quanto spesso ti alleni? Cerco di giocare almeno 2 volte a settimana. Mi mantiene allenato. Questa dedizione è ammirevole. Hai mai partecipato a tornei? Ho partecipato ad alcuni tornei locali. Sono stati emozionanti. Scommetto di sì. Gareggiare aggiunge un ulteriore livello di eccitazione. Certo che sì, la scarica di adrenalina è difficile da battere. Preferisci giocare partite singole o doppie? Mi piacciono entrambe, ma la modalità singola consente una strategia più personale. Ha senso. Deve essere gratificante vincere una partita singola.
Assolutamente sì. Vincere è sempre una bella sensazione. Forse dovremmo giocare una partita qualche volta. Mi piacerebbe molto. Preparatevi solo alla sfida. Non vedo l'ora. Sembra molto divertente. Lezione 12. L'importanza della pianificazione. Credo che avere un programma sia essenziale per rimanere organizzati. Hai assolutamente ragione. Senza un programma, è facile perdere la cognizione del tempo. Esatto. Spesso mi ritrovo sopraffatto e non ho un piano chiaro. Può essere caotico. Un buon programma aiuta a stabilire le priorità. Hai mai provato a usare un'agenda? Sì, certo. Fa davvero la differenza nella gestione delle mie attività quotidiane. Sono d'accordo. Trovo appagante spuntare le attività completate. C'è qualcosa di gratificante nel vedere i progressi visivamente. Cosa includi solitamente nel tuo programma? Includo scadenze, riunioni e persino pause per rilassarsi. Ottima idea. Le pause sono fondamentali per mantenere la concentrazione. Davvero? Una breve passeggiata può rinfrescare la mente. Spesso mi dimentico di programmare le pause. Questo mi porta al burnout. È facile. Dobbiamo ricordarci di prenderci cura di noi stessi. Pensi che gli strumenti digitali siano migliori delle agende cartacee? Entrambi hanno i loro vantaggi. Gli strumenti digitali sono comodi, ma adoro scrivere. Lo capisco. C'è un certo fascino nella penna e nella carta. Sì, sembra più personale e coinvolgente. Come fai a restare motivato a seguire il tuo programma? Mi ricordo i miei obiettivi. Questo mi mantiene concentrato e motivato. Questa è una strategia intelligente. Visualizzare il successo può essere potente. Esatto. Un programma chiaro può trasformare il caos in armonia. Ecco come pianificare meglio e raggiungere insieme i nostri obiettivi. Lezione 13. Elementi essenziali della moda. Credo che una giacca di jeans sarebbe un'ottima aggiunta a qualsiasi guardaroba. Sono d'accordo. Il denim è così versatile e senza tempo. Può essere indossato in modo elegante o casual, a seconda dell'occasione. Esatto. E si abbina bene praticamente a tutto. Hai mai pensato di acquistare anche una giacca di pelle? Una giacca di pelle è un'ottima scelta. Aggiunge un tocco audace. Vero. Può impreziosire all'istante un outfit semplice. Mi piace molto il modo in cui entrambe le giacche riescono a creare atmosfere diverse. Certamente. Hai pensato agli accessori per completarli? Sì, le collane vistose possono aggiungere un tocco di personalità. È un'idea fantastica. Una collana audace può trasformare un look. Una volta ho indossato una collana massiccia con una semplice camicia ed è stato un successo. Gli accessori possono davvero fare la differenza in un outfit. Sono completamente d'accordo. Permettono l'espressione personale.
Che tipo di collana importante preferisci? Adoro quelli colorati. Danno vita a qualsiasi outfit. Ottima scelta! Il colore può davvero illuminare un look. E tu, hai un accessorio preferito? Mi piace indossare gli orologi. Sono funzionali ed eleganti. Gli orologi sono senza tempo. Possono essere un ottimo spunto di conversazione. Esatto. La moda è tutta una questione di espressione di sé. E mescolando e abbinando i pezzi si possono creare stili unici. È affascinante come la moda si evolva pur rimanendo personale. Sì, ogni individuo aggiunge il proprio tocco personale alle tendenze. Ecco come trovare le giacche di jeans e di pelle perfette. Lezione 14. Pianificare il futuro. Sembra che quest'anno abbia portato molti cambiamenti per tutti, non è vero? Esatto. Ho riflettuto sui miei prossimi passi e su cosa voglio realizzare. Sembra interessante. Cosa hai pensato? Sto pensando di proseguire gli studi, magari conseguendo un master. Ottima idea. L'istruzione può aprire molte porte. Credo di sì. Voglio migliorare le mie competenze e conoscenze. Quale campo ti interessa studiare? Sto prendendo in considerazione la scienza ambientale. È un tema urgente oggi. Questa è una scelta nobile. Il mondo ha bisogno di più sostenitori dell'ambiente. Grazie. Mi appassiona fare la differenza. Hai già preso in considerazione programmi specifici? Ho fatto delle ricerche su alcune università. Alcune hanno un'ottima reputazione. Ottimo inizio. Hai pensato a come conciliare studio e lavoro? Ho intenzione di lavorare part-time mentre studio. Sarà una sfida, ma sono pronto. La tua determinazione è fonte di ispirazione. Ammiro il tuo impegno. Grazie. E tu, hai pensato ai tuoi prossimi passi? Ho pensato di avviare un'attività in proprio. Sembra entusiasmante. Che tipo di attività immagini? Sono interessato ad aprire un bar che si concentri sugli ingredienti locali. È un'idea fantastica. Sostenere gli agricoltori locali è importante. Credo di sì. Voglio creare uno spazio comunitario per tutti. Riesco già a immaginare l'atmosfera. Sembra meravigliosa. Spero di realizzarlo presto. Con la tua passione, sono sicuro che ce la farai. Grazie. Ci aspettano entrambi viaggi entusiasmanti. Lezione 15. L'impatto della corruzione. La corruzione può avere effetti devastanti sulla società, non credi? Assolutamente sì. Ad esempio, se le aziende devono pagare tangenti per fare affari, allora le condizioni di concorrenza non sono eque. Esatto. Crea un vantaggio ingiusto per coloro che sono disposti a impegnarsi in pratiche disoneste.
È frustrante. Le aziende oneste fanno fatica a competere. Sì, e questo erode la fiducia nell'intero sistema. La fiducia è essenziale per un'economia sana. Senza di essa, tutto ne soffre. Hai notato come la corruzione può soffocare l'innovazione? Sì, quando le risorse vengono dirottate verso la corruzione, non vengono utilizzate per lo sviluppo. Esatto. Ostacola il progresso e la crescita in vari settori. E può comportare anche prezzi più alti per i consumatori. Assolutamente sì. Quando le aziende prendono scorciatoie per risparmiare, ne paghiamo tutti il prezzo. È un circolo vizioso difficile da spezzare. Cosa pensi che si possa fare per combattere questo problema? Credo che la trasparenza sia fondamentale. Le aziende dovrebbero essere ritenute responsabili. Ottima osservazione. Regolamentazioni chiare possono scoraggiare le pratiche corrotte. Anche l'istruzione gioca un ruolo significativo. Le persone devono comprendere le conseguenze della corruzione. Sono pienamente d'accordo. Promuovere un comportamento etico negli affari è essenziale. È uno sforzo collettivo. Ognuno ha la sua parte. Ecco a un futuro in cui l'integrità prevarrà sulla corruzione. Lezione 16. Migliorare l'efficienza. Penso che dovremmo vedere se è possibile migliorare l'efficienza di questo progetto. Sembra ragionevole. Snellire i nostri processi potrebbe farci risparmiare tempo. Esatto. Quali aspetti ritieni debbano essere migliorati? Credo che la comunicazione tra i team potrebbe essere più efficace. Ottima osservazione. Una comunicazione chiara previene i malintesi. Forse potremmo organizzare riunioni di verifica regolari per tenere tutti allineati. Mi piace l'idea. Aggiornamenti costanti possono migliorare la collaborazione. Inoltre, potremmo utilizzare strumenti di gestione dei progetti per monitorare i nostri progressi. Sì. Questi strumenti possono aiutarci a monitorare in modo efficiente attività e scadenze. Possiamo anche incoraggiare i membri del team a condividere le loro idee per migliorare. Assolutamente sì. Coinvolgere tutti favorisce un senso di appartenenza. Ci consente inoltre di raccogliere diverse prospettive sul progetto. Sono d'accordo. Punti di vista diversi possono portare a soluzioni innovative. E per quanto riguarda il carico di lavoro, dovremmo valutare la possibilità di ridistribuire i compiti? Sembra saggio. Garantire l'equilibrio può aumentare la produttività. E previene il burnout, un fattore cruciale per il successo a lungo termine. Esatto. I membri felici del team sono più efficienti. Pensiamo anche alle scadenze. Sono realistiche? Giusto. Dovremmo prefissarci obiettivi raggiungibili per mantenere alto il morale. Forse potremmo stabilire un ciclo di feedback per valutare regolarmente la nostra efficienza. Questa è un'ottima strategia. Il miglioramento continuo è fondamentale. Ecco un progetto più efficiente e produttivo. Certo. Insieme possiamo raggiungere grandi risultati.